È il 25 marzo del 1482. Siamo ad Ascoli Piceno e un messaggero papale arriva per portare una buona notizia da tanto attesa. La città ha ottenuto da Papa Sisto IV la libertas ecclesiastica, una particolare forma di autonomia amministrativa dallo Stato della Chiesa. Questa buona notizia arriva proprio il 25 marzo, ossia il giorno della festa dell'Annunciazione, e cioè il giorno della buona novella per eccellenza. Per celebrare i due importanti eventi viene commissionato un dipinto per la chiesa della Santissima Annunziata dei Frati Minori. Eseguito nel 1486, è noto come Annunciazione di Ascoli o di Sant'Emidio. Il pittore prescelto è Carlo Crivelli, un veneziano, figlio del pittore Jacobus de Criveris e fratello di Vittore, anche lui pittore. Carlo si era allontanato dalla sua città natale, Venezia, ancora giovane, probabilmente a causa di un passionale amore giovanile, una relazione con una donna maritata, finita con un processo e con il suo arresto. Dopo la prigione, Carlo Crivelli si reca a Padova, passa quindi per Zara per giungere infine nelle Marche, dove resterà fino alla fine dei suoi giorni. Quando dipinge l'Annunciazione di Ascoli, Carlo Crivelli si trova nelle Marche ormai da quasi 20 anni. Ed è proprio in questa regione che vengono commissionate tutte le sue opere più importanti. Molte di esse però furono trafugate da Napoleone per prendere poi diverse strade, così che oggi sono esposte nei musei di tutto il mondo. Gli inglesi in particolare furono grandi estimatori di Carlo Crivelli, tanto che fino a qualche tempo fa un'intera sala della National Gallery di Londra era dedicata ai suoi dipinti. Ed è proprio la National Gallery che ha conservata l'Annunciazione di Ascoli. L'ambientazione del dipinto è la città di Ascoli, dove pure Crivelli colloca la casa della Vergine Maria. Tutto è in stile rinascimentale, lo stile di moda nel periodo in cui vive ed opera il pittore. Nel dipinto si snoda un vero e proprio percorso narrativo che racconta le due buone novelle accadute, seppur a distanza di secoli, nello stesso giorno del 25 marzo. Come vi ho anticipato, infatti, al tema dell'arrivo del messaggio divino a Maria, con una similitudine ardua ma affascinante, Crivelli affianca quello dell'arrivo in città del messaggio papale, che concede alla città di Ascoli l'invocata autonomia amministrativa. Il maggiore risalto è ovviamente però dedicato al tema dell'annunciazione dell'angelo a Maria, che viene attualizzato, essendo dipinto come se fosse accaduto proprio nell'epoca storica in cui vive il pittore. La scena dell'Annunciazione è perciò posta in primo piano e i personaggi che ne sono protagonisti sono quelli di dimensioni maggiori. La casa della Vergine occupa tutta la parte destra del dipinto. È un palazzo a 2 piani in stile rinascimentale. Lo sguardo dello spettatore, tuttavia, grazie anche alle linee prospettiche tracciate da Crivelli, è subito attratto sulle 2 figure sulla sinistra, entrambe inginocchiate. Sono l'Arcangelo Gabriele e Sant'Emidio, primo vescovo di Ascoli e suo patrono, che è colto nell'atto di porgere all'angelo un modellino della città. Spostandosi dai due, sempre con naturalezza, lo sguardo è come guidato verso il fondo della strada, dove, sotto il grande arco, si trova un personaggio in piedi. Costui sta guardando verso l'alto, e il nostro occhio non può che salire, ritrovandosi così sul passaggio, forse una via cittadina, sito al di sopra dell'arcata. Qui, vicino al parapetto, 2 uomini sono intenti a leggere un messaggio. È il messaggio papale della Libertas. Forse è stato portato da un piccione viaggiatore,
Questo sembra indicare la gabbietta posata sulla balaustra, dove potrebbe essere già stato riposto l'animale. Ma che questo non sia il tema centrale e più importante del dipinto, lo si comprende perché da questo punto in cui siamo giunti ci verrà naturale alzare ancora lo sguardo, quasi inevitabilmente attratto dalla presenza nel cielo di una strana formazione, due cerchi concentrici di nubi, da cui si dipartono dei raggi di luce dorati. È una luce così potente che l'omino che abbiamo prima visto sotto l'arco sta come riparandosi gli occhi tenendo una mano tesa sulla sua fronte. Sarà ora la traiettoria del raggio di luce più grande a ricondurci sul primo piano del dipinto, all'interno della casa della Vergine, in cui questo raggio entra attraverso il foro che vediamo sulla finestra. Questa casa non è esattamente l'umile dimora che ci si aspetterebbe, ma è piuttosto un palazzo rinascimentale che affaccia sulla via principale della città. È un palazzo elegantemente arredato e decorato, a sottolineare la regalità di Maria, cui nella tradizione cristiana sono attribuiti vari titoli di regina. Nella stanza di Maria tutto appare in ordine, ad indicare la sua vita semplice e regolata dai ritmi della preghiera. Tanti sono i particolari decorativi e quasi tutti sono carichi di valenza simbolica. Il letto, ad esempio, è rifatto con cura e su di esso sono disposti ordinatamente i 3 cuscini. 3 cuscini che, come le coperte, certamente in modo non casuale, presentano i colori simbolicamente collegati alle 3 virtù teologali: fede, speranza e carità. Colori che ritroviamo anche nei libri posati sulla mensola sopra il letto, sulla quale sono pure collocati una candela che pare accesa, un altro richiamo simbolico alla fede, e una bottiglia di vetro trasparente, simbolo di purezza. È la purezza virginale di Maria, evocata dai classici gigli portati dall'angelo e dalla stessa finestra con la grata di questa stanza, che benché aperta, è infatti proprio attraverso la finestra che c'è lo spazio di comunicazione tra la Vergine e l'angelo, è però contemporaneamente serrata dalla grata. Una finestra che con l'alberetto invaso posato sul davanzale, che è forse un piccolo melo, allude all'ortus conclusus, solitamente associato a Maria e alla sua verginità, ma che spesso compare nelle scene di annunciazione a ricordo dell'Eden perduto a causa della colpa di Adamo ed Eva, ma questo lo vedremo meglio tra poco. L'angelo dunque ha portato l'annuncio a Maria. È venuto da quel cielo che egli stesso pare indicare con la sua mano destra dal gesto benedicente, che vuole ricordare da chi è stato mandato, da Dio Padre, evocato da quei cerchi concentrici di nubi in alto che abbiamo già visto. Cerchi che a ben guardare scopriamo costellati anche da 2 miriadi di angioletti, tutti protesi a sbirciare il prodigio che sta accadendo lì sotto per opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il cui soffio passando ha smosso le chiome degli alberi, prima di entrare nella stanza di Maria e giungere sul suo capo sotto forma di colomba. È così dunque che Crivelli ci conduce sulla scena più importante, l'Annunciazione, e su colei che è la vera protagonista del fatto narrato, la Vergine Maria. È su di lei che va a posarsi il raggio di luce divina che pare illuminare tutto il dipinto. Questa giovane donna, dai biondi capelli e il volto mite, umilmente inginocchiata in un atteggiamento di devota sottomissione alla volontà divina. Quando l'angelo è arrivato, la Vergine stava pregando, meditando le sacre scritture. Si trova infatti di fronte ad un inginocchiatoio sul quale è posto un libro di preghiera aperto. Altri libri li vediamo invece riposti nello stipetto sottostante. Maria ha già detto il suo sì. È stata infatti già toccata dallo Spirito Santo, come ci indicano il raggio di luce posato sul suo capo, la sua aureola, ma anche la posizione delle sue mani e delle sue braccia, conserte sul petto in segno di accettazione.
A confermarci il pronunciamento del Fiat di Maria è anche la posizione dell'angelo, che infatti si è inginocchiato, proprio in segno di deferenza per colei che è ormai divenuta la sua regina. La missione di Gabriele è compiuta e, come dice il Vangelo, l'angelo partì da lei. E che Gabriele sia in partenza pare intuirsi proprio dalle sue ali spiegate, dal movimento complessivo delle sue vesti e soprattutto delle nappine svolazzanti sotto le sue ali. Si intuisce come prima di andare egli si sia fermato anche ad ascoltare le richieste di Sant'Emidio, patrono di Ascoli, che gli sta porgendo un modellino della città, invocando così il protrarsi del favore divino già mostrato con la concessione dell'autonomia amministrativa. Ma abbassiamo ora lo sguardo e tra l'angelo e la Vergine non potremo non notare i due frutti della terra posti in primo piano, una zucca e una mela, due elementi dal profondo valore simbolico. Adamo ed Eva mangiarono dell'albero della conoscenza del bene e del male e furono cacciati dal paradiso terrestre. Due elementi, albero e paradiso, che come ricorderemo sono evocati poco più sopra dalla finestra con la grata e dall'alberino sul davanzale. Adamo ed Eva infransero così l'alleanza dell'uomo con Dio. Maria, pronunciando il suo sì, ha ricostituito questa alleanza. È lei che ha reso possibile, infatti, l'avvenuta nel mondo di Cristo Redentore. Per questo Maria e il Figlio sono anche definiti nuovo Adamo e nuova Eva. Il Figlio di Maria è colui che ha sconfitto la morte e il peccato con la sua resurrezione. Ed ecco che arriviamo alla zucca e alla mela, simboli rispettivamente della resurrezione e del peccato originale. La zucca, infatti, nella simbolica cristiana è da sempre legata alla figura del profeta Giona, che inghiottito da un mostro marino, dopo essere rimasto imprigionato nel suo ventre, fu rigettato fuori vivo dopo 3 giorni. Giona, quindi, come prefigurazione del Cristo risorto, uscito vivo dal sepolcro dopo 3 giorni. E Giona, in assonanza con un passo biblico che lo riguarda, viene spesso raffigurato disteso proprio sotto una pianta di zucca. Ecco perché la zucca, simbolo di Giona, diviene per transizione simbolo anche della resurrezione di Cristo, che ha liberato l'uomo dalla morte e dal peccato. Non a caso Crivelli pone la zucca proprio al di sopra della parola libertas, riuscendo così ad evocare insieme non solo la liberazione della città di Ascoli, quindi la libertas ecclesiastica, infatti recita la scritta completa, ma anche e soprattutto la liberazione dell'uomo dalla morte e dal peccato. E siamo giunti alla mela. Ci accorgiamo allora che questa mela, oltre ad essere in secondo piano, non è rossa e turgida, ma è come un po' scolorita, in dissolvenza, proprio come il peccato e la morte di fronte al Cristo risorto. Questo splendido dipinto di Carlo Crivelli contiene dunque un annuncio di liberazione che va ben oltre le vicende storiche di una città, ma che riguarda l'uomo di ogni tempo.